Vuoi scoprire come curare il reflusso gastroesofageo? Questa puntata fa al caso tuo. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi ti fornirò tutti i rimedi esistenti per alleviare la problematica reflusso. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Oggi affrontiamo un disturbo sempre più comune, sto parlando del reflusso gastroesofageo. Come ben saprai, la risalita di acido dallo stomaco all'esofago può causare enormi danni al nostro organismo. Per questo motivo, chi soffre di questa problematica spesso cerca di rimediare assumendo farmaci, che però riducono solamente l'acidità dello stomaco, non riescono a bloccare il reflusso. Inoltre, questi farmaci non sono esenti da effetti collaterali. Per questo motivo bisognerebbe intervenire a monte e non a valle. Analizziamo dunque da cosa può scaturire il reflusso. Solitamente questa patologia è causata da una condizione di ridotta tenuta sfinterica che consente la risalita del cibo dallo stomaco all'esofago. Essa può dipendere da diversi fattori. Funzionali come il ristagno di cibo nello stomaco, anatomici come l'ernia iatale, farmacologici ed infine alimentari. Ovviamente su alcuni di questi fattori non possiamo intervenire, su altri sì, dopo analizzeremo quali. Anche obesità e gravidanza possono influire. Essi determinano un aumento della pressione intraaddominale che può alterare la tenuta sfinterica, favorendo il reflusso. In alcuni soggetti anche i cambi di stagione possono accentuare questi disturbi. Ciò è dovuto principalmente alle variazioni di luce e di temperatura, le quali influenzano notevolmente la produzione di acidi gastrici corporei. Come accennavo poc'anzi, su alcuni di questi fattori possiamo intervenire, quantomeno parzialmente, in primis l'utilizzo di alcuni farmaci. Il reflusso è soggetto infatti ad un abuso di farmaci, specialmente alcuni antibiotici, antidolorifici ed antinfiammatori. Ridurne il consumo può certamente aiutare. Il nocciolo principale della questione verte però ovviamente sull'alimentazione. Esistono alcuni alimenti che andrebbero evitati se si è soggetti a reflusso, ed il primo che citerò è ovviamente il caffè. Esso è noto per la capacità di allentare la tenuta dello sfintere gastroesofageo, che solitamente impedisce la risalita del contenuto gastrico nell'esofago. Per questo motivo è sconsigliato dalla quasi totalità dei dottori. Al secondo posto abbiamo l'alcol. L'alcol agisce con la stessa modalità del caffè, per questo anch'esso dovrebbe essere evitato. Al terzo posto abbiamo le spezie ed in particolar modo i cibi piccanti. Andrebbero evitati il pepe, il peperoncino, ma anche la noce moscata. Al quarto posto ci sono certamente aglio e cipolla. La combinazione di questi due toccasana per la salute risulta nefasta per chi soffre di forte reflusso. Altri alimenti che andrebbero evitati sono pomodoro, in particolare quello crudo, menta, agrumi, kiwi, cioccolato, bevande frizzanti, zuccheri, farine raffinate, insaccati grassi, fritture, grassi idrogenati e formaggi stagionati. Quelli molto grassi o fermentati come gorgonzola, taleggio, mascarpone e brie rallentano lo svuotamento gastrico. Infine i cibi che causano gas come i legumi. Per fortuna esistono degli alimenti o rimedi naturali che sono funzionali nella lotta contro il reflusso. Il primo di questi è certamente il succo d'aloe puro. Non appena viene assunto può dare sollievo a tutto il tratto gastroenterico. L'aloe vera aiuta infatti a combattere questa sensazione, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, antiulcerative e cicatrizzanti. Al secondo posto abbiamo la coppiata zenzero-curcuma. Grazie alla loro azione antinfiammatoria promuovono l'espulsione dei gas dallo stomaco, riducendo la probabilità che l'acido dello stomaco fluisca nell'esofago. Al terzo posto abbiamo la liquirizia, purché non si soffra di ipertensione. Come l'aloe ha un ottimo effetto antinfiammatorio ed antireflusso. Il suo principio attivo, la glicirizzina, permette infatti di alleviare il bruciore di stomaco e il reflusso gastroesofageo.
Al quarto posto abbiamo gli infusi, specialmente di malva, melissa e camomilla. La camomilla svolge un'azione calmante diminuendo le infiammazioni delle pareti dello stomaco. La malva e la melissa, in combinazione con essa, possono alleviare lo stress, noto per aggravare i sintomi associati al reflusso gastroesofageo. Altri cibi che si potrebbero consumare sono crauti, aceto di mele, kefir, yogurt greco e bevande vegetali alternative al latte. Se si vuole assumere latticini invece è importante prestare attenzione. Generalmente risultano meno dannosi i formaggi magri, meglio se di capra o pecora. Sono talvolta consigliati anche mozzarella, ricotta e stracchino. Poi certamente ortaggi crudi o cotti al vapore come cavoli, broccoli, asparagi, zucchine, insalata, carote e patate. Frutta non acida come mele, melone, pere e banane. Alimenti ricchi di fibra come l'avena o comunque cereali integrali. Uova bollite o alla coque con moderazione, o meglio preferendo il solo albume. Poi grassi sani come l'avocado, l'olio extravergine d'oliva preferibilmente a crudo, mandorle e noci con moderazione. E infine proteine animali magre come il pollo, il tacchino, il pesce e i frutti di mare. Sono ritenuti accettabili anche insaccati leggeri come la bresaola, il tacchino, il prosciutto cotto e il crudo senza il grasso. Vi sono poi dei consigli generali di natura alimentare che non dovrebbero essere sottovalutati. Sto parlando innanzitutto di bere acqua lontano dai pasti. Bere acqua a stomaco pieno rallenta la digestione, affaticando lo stomaco ed aumentandone il volume. È consigliabile bere magari 30-40 minuti prima del pasto e attendere un paio d'ore dopo averlo terminato. Idratarsi di prima mattina a digiuno può essere dunque un ottimo modo per iniziare la giornata. Per non affaticare lo stomaco, un altro trucco intelligente è quello di consumare pasti piccoli ma più frequenti, masticando lentamente. Infine sarà importante cenare almeno 3 ore prima di andare a dormire, così da evitare il reflusso notturno. Da non sottovalutare poi vi è lo stile di vita. In primo luogo, uno dei peggiori nemici del reflusso è ovviamente lo stress. Saper gestire lo stress è fondamentale perché il sovraccarico a livello gastroenterico causato da esso può essere pericoloso. Lo stress può causare reflusso, colite e altre noie simili. In secondo luogo vi è il fumo. Sappiamo tutti che il fumo non porta alcun beneficio, anche per chi soffre di reflusso. La nicotina delle sigarette infatti allenta lo sfintere gastroesofageo e causa di conseguenza reflusso. Un altro accorgimento da poter adottare è legato all'abbigliamento. Solitamente non ci si pensa, ma utilizzare pantaloni troppo stretti o stringere molto la cintura potrebbe favorire il reflusso. In questo modo ci sarà un aumento della pressione addominale che peggiorerà la situazione. L'ultimo suggerimento utile è la posizione da tenere nel letto. Certamente dormire sul lato destro è sconsigliabile a causa della conformazione del nostro corpo. Al contrario, posizionarsi sul lato sinistro potrebbe portare giovamento, ma non è comunque la soluzione più adatta. In questa posizione, infatti, lo stomaco sarebbe in linea con l'esofago, facilitando dunque il reflusso. Per riposare correttamente e non risvegliarsi con alito cattivo, sarebbe dunque necessario dormire in posizione inclinata. Cerco di spiegarmi meglio. L'obiettivo sarebbe quello di mantenere una posizione obliqua, sollevando il lato testa di almeno 15 cm rispetto al lato piedi. Per chi non ha la fortuna di avere una rete motorizzata, può essere sufficiente inserire dei libri sotto i piedi del letto dalla parte della testa. Altrimenti si possono acquistare dei rialzi di plastica o legno da mettere sotto i piedi del letto. Ricordo come sempre che racconto mie conoscenze ed esperienze. Ti consiglio di contattare il tuo dottore se soffri di reflusso. Alcuni rimedi o alimenti potrebbero non essere adatti a te, come ad esempio lo zenzero, le mele, i crauti e l'aceto di mele. Alcuni traggono giovamento, altri no, dipende da persona a persona. Per quanto riguarda lo stress, che abbiamo scoperto essere causa di reflusso, ti consiglio di guardare vivamente questo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.